Ciao a tutti e benvenuti in Succo di Mela. Oggi prepariamo insieme le girelle alla cannella, un lievitato delizioso dalla consistenza sofficissima e dall'aroma dolcemente avvolgente. Ma partiamo subito dalla preparazione del pan brioche senza burro. In ciotola versiamo 200 g di latte tiepido. Potete anche leggermente scaldarlo se lo avete appena portato fuori dal frigo. Al suo interno andiamo a sciogliere il lievito di birra. La quantità di lievito dipende dal tempo che avete a disposizione, quindi potete decidere voi se usarne un cubetto intero o mezzo. Con l'aiuto di un cucchiaio o una forchetta mescoliamo facendo sciogliere il lievito nel latte. Uniamo a questo punto 80 g di olio di semi di mais o girasole, 100 g di zucchero bianco semolato, aromatizziamo con della vanillina e uniamo anche un uovo medio. Mescoliamo e uniamo poco per volta 500 g di farina Manitoba. Se non avete la farina Manitoba potete utilizzare tranquillamente una farina zero. Continuiamo a mescolare e terminiamo con un pizzico di sale. L'impasto pian piano diventerà sempre più corposo, quindi impastiamo a mano su un piano infarinato. Versiamo quindi l'impasto sulla spianatoia e andiamo a lavorarlo in questo modo per 5-6 minuti. Dovremo ottenere una pasta bella liscia ed elastica. Se notiamo che la pasta brioche si attacca al piano, possiamo aggiungere qualche pugnetto di farina, ma sempre senza esagerare. Formiamo un panetto e inseriamo la pasta brioche nuovamente all'interno della ciotola dove abbiamo creato l'impasto. Copriamo con un foglio di pellicola alimentare e un canovaccio, per mantenere l'impasto al caldo favorendo così la lievitazione. Lasciamo crescere per 2 o 3 ore. L'impasto infatti dovrà quasi triplicare di volume. Nel frattempo ho preparato il ripieno delle girelle e ho semplicemente unito 2 cucchiai di zucchero di canna e un cucchiaino colmo di cannella. Ho mescolato e il ripieno è già pronto. Una volta lievitato, scopriamo l'impasto e lo versiamo sul piano da lavoro infarinato. Lavoriamo per pochi secondi la pasta brioche e con l'aiuto di un mattarello la spianiamo, ottenendo un rettangolo dello spessore di circa 1 centimetro. A questo punto spennigliamo con dell'olio di semi e distribuiamo su tutta la superficie il ripieno a base di zucchero e cannella, lasciando libero circa 1 centimetro di bordo nel perimetro del rettangolo. Partendo dal lato più lungo arrotoliamo il rettangolo su se stesso, ottenendo così un cilindro. Ora tagliamo le girelle. Con l'aiuto di un coltello appuntito partiamo dal centro dividendo in 2 il cilindro. Dividiamo le 2 metà che andremo a dividere ulteriormente ottenendo 8 girelle totali. Ora che le girelle sono pronte spennelliamo la base e i bordi di una pirofila con dell'olio e cospargiamo sulla teglia dello zucchero di canna e dell'altra cannella a piacere. Disponiamo le girelle alla base della pirofila tenendole distanziate tra loro. Copriamo nuovamente con della pellicola e un canovaccio. Lasciamo lievitare ancora per un'ora. Le girelle infatti dovranno proprio gonfiarsi. 10 minuti prima della cottura preriscaldiamo il forno a 180 gradi. Scopriamo le girelle e andiamo a spennellare la superficie con del tuorlo sbattuto insieme a un goccio di latte. E ora non ci rimane che infornare le girelle alla cannella in forno preriscaldato a 180 gradi per 25-30 minuti circa. Dovranno risultare belle dorate. Ed ecco pronte le girelle alla cannella. Guardate che meraviglia, sono davvero belle e profumatissime. Ho spenellato la superficie delle girelle appena sfornate con dell'acqua e le ho coperte per una ventina di minuti.
Questo è un piccolo trucchetto per rendere le girelle super morbide. Il lievitato è pronto. Terminiamo con una bella pioggia di zucchero a velo. Le girelle alla cannella si conservano ben chiuse all'interno di una campana di vetro o un contenitore ermetico fino a 3 giorni e possono essere congelate all'interno dei sacchetti per alimenti. Potete scongelare le girelle alla cannella a temperatura ambiente e scaldarle per 5 minuti in forno o in friggitrice ad aria prima di consumarle. Perfette a colazione o a merenda, io le adoro in questo periodo. Il profumo speziato della cannella è inebriante e questi soffici pan brioche sono una coccola a cui non riesco proprio a rinunciare. Con questo è tutto, spero tanto che questa ricetta vi sia piaciuta. Se sì, fatemelo sapere con un bel like e se non volete perdere tutti i nuovi contenuti iscrivetevi al canale. Io vi saluto e ci vediamo nel prossimo video.